Ciao da Gabriele di Staticalmo, il servizio di consulenza statistica che aiuta la tua azienda o organizzazione nel prendere decisioni statisticamente più rigorose. Oggi ti mostro un caso che ha ancora a che fare con l'ambito finanziario. Questa cosa ti potrebbe portare a domandarti: ma perché? Cosa c'entra con la mia azienda? Tempo al tempo e ti faccio vedere. In alcune testate giornalistiche, possiamo chiamarle, del settore criptovalute gira da tempo una ipotesi che dice che al dimezzare delle ricompense dei minatori aumenta la domanda e quindi anche il prezzo del Bitcoin. Do per scontato che sai cosa significa halving e quindi anche come funziona una blockchain e cosa serve fare per verificare le transazioni al fine di avere sicurezza ed altre cose, quindi ti mostro direttamente i dati. Abbiamo un anno, abbiamo il ritorno espresso in termini percentuali del Bitcoin e vedi che abbiamo un intervallo ampissimo, proprio una cosa incredibile. Poi abbiamo la stessa cosa per l'S&P 500, che è l'indicatore americano delle più grosse aziende quotate in borsa, il Nasdaq Composite, che è la stessa cosa precedente ma per un certo settore del mercato, e l'evento di interesse, ossia l'anno in cui avviene il dimezzamento. Come vedi abbiamo 3 anni su 12, quindi è un evento raro e questo ci servirà a capire una cosa dopo. Poi abbiamo una cosa che avevo citato in vari video, ossia l'interesse verso Bitcoin registrato su Google Trend e il cambiamento percentuale di questa metrica. A seguire ho inserito i tassi di interesse applicati dalla Banca Centrale Americana perché qualcuno sostiene che tassi bassi alimentano la bolla delle criptovalute. Verificheremo anche questa ipotesi con questi dati. Quindi, come sai, a questo punto passo su JASP per fare le analisi del caso. Come primissima cosa ho fatto un grafico della variabile obiettivo, che non è tanto il dimezzamento ma i ritorni in termini di prezzo per quanto riguarda i Bitcoin, e vedi che assolutamente non abbiamo una variabile normale. Qui non è un grosso problema perché non vogliamo fare un modello, ma vogliamo verificare semplicemente che il prezzo e quindi i ritorni a Bitcoin hanno un'associazione di qualche tipo con l'evento dimezzamento. Nel caso volessimo creare un modello, questa cosa ci dà problemi, ci servirebbe fare molto probabilmente una trasformata, ma il problema sta a monte, nel senso che abbiamo poche osservazioni, ne abbiamo 12. A me non verrebbe in mente di fare un modello con 12 osservazioni, e chi lo fa, buona fortuna. Andiamo giù dritti per dritti sulle correlazioni e noterai una cosa praticamente mai vista fino ad oggi, che abbiamo soltanto una variabile significativa col metodo classico. E qual è? Non di certo quella che interessa il nostro video, sia il dimezzamento, ma una variabile qualitativa, ossia l'interesse su Google Trend. Nota bene che la Spearman è quella robusta ai valori anomali, la Kendall è la correlazione non lineare, quindi terremo questa. Se avrai visto altri video, ricorderai che Confindustria, Confcommercio consigliavano di utilizzare variabili proxy, ossia sostitutive, per tracciare quella che era la domanda nei loro campi. E qui vale la stessa cosa, vediamo che una variabile sostitutiva, una variabile sosia, traccia quello che è il prezzo della criptovaluta di interesse. Qui si potrebbe fare un'osservazione che è doverosa, che questo interesse non traccia il sentiment, è semplicemente una quantità di ricerche collegate alla parola chiave Bitcoin. Non sappiamo se le ricerche hanno una valenza positiva o negativa, cioè non sappiamo se l'interesse è collegato ad una fase di crescita o di decrescita. Questo è un lavoro ulteriore che si fa, e se hai visto altri miei video in ambito finanziario, io ho fatto presente in varie occasioni che in questo ambito hanno un certo peso le variabili qualitative, come appunto il sentiment. Poi qui abbiamo una significatività fra questi due tipi di indicatori, ma non è assolutamente una novità. Questa è una delle cose più ovvie in ambito finanziario. Questo è il metodo frequentista. Col metodo bayesiano le cose cambiano e non ti sorprenderà probabilmente. Addirittura qua 0 variabili significative. Abbiamo che
l'interesse si avvicina, se vogliamo, ad una significatività, ma non è significativo. E anche qui viene smentita quell'ipotesi che tassi di interesse basso alimentano la bolla delle criptovalute. Ma qua si potrebbero fare anche altri commenti. Andiamo a vedere una cosa che ho trovato interessante. Forse saprai che le criptovalute in un certo anno hanno aperto agli istituzionali, agli investitori istituzionali. Qui questa cosa in un certo senso si vede con l'analisi sequenziale, quindi lo studio della significatività in funzione dell'anno. Vedi che in certe annate abbiamo un'evidenza favorevole al fatto che ci serve questa variabile, poi va giù. Questo è squisitamente il comportamento umano, non lineare. E se tu vai a farti una ricerca per quanto riguarda gli articoli di quegli anni, troverai che alcuni avevano un sentiment molto positivo perché loro pensavano che questa tendenza sarebbe rimasta inalterato nel corso degli anni. Ma come dice qualcuno, il mercato non è mai banale. Quindi questa gente probabilmente si è bruciata di brutto, perché quando tu metti soldi su una cosa che pensi, se non pesi bene la tua ipotesi, ti bruci tanto a livello di soldi. Qui ho costruito un modello, ma ovviamente con variabili praticamente non significative. L'R quadro non... questo è già ottimistico, ma non potrà mai venire una cosa decente. Queste sono le conclusioni con 12 righe di dati. Considera che la nostra ipotesi era vedere se il dimezzamento e il prezzo risultava significativo e con i dati aggregati per anno questo è falso, ma avevamo comunque un evento raro qua dentro. Se noi andiamo a fare lo studio per mese, qua avremo più dati, qua avremo sicuramente più dati, così come queste altre categorie, ma qui avremo una sfilza di zeri in più, quindi io non mi aspetto in nessuna maniera che facendo una raccolta dati per mese questo diventerà significativo. Io mi aspetto invece un rafforzamento per quanto riguarda questa variabile, e forse anche per questa. Poi io penso che con altre variabili servirà anche fare un discorso di correlazioni parziali, ossia vedere queste correlazioni al netto di tutte le altre, perché questo è un tipo di correlazione molto sporco, ma di questo ne ho anche parlato in altre occasioni. Ancora una volta vedi che abbiamo a che fare con un'ipotesi assolutamente non ancorata alla realtà, perché spesso la gente costruisce tesi senza verificare le ipotesi. Succede che addirittura da quelle tesi ci costruisce narrative o castelli di carte che hanno fondamenta estremamente deboli. E se anche tu vuoi verificare delle ipotesi per quanto riguarda l'andamento del tuo fatturato, mi puoi contattare sui principali social o sulla pagina contatti del sito www.staticalmo.com e ci metteremo d'accordo. Ciao e alla prossima!